Per questo secondo me i produttori di vino sono delle sentinelle. Io mi ricordo, mi diceva Zeno, ha detto, Zeno a Monte dei Randi, cioè noi parlavamo di cambiamento climatico a metà degli anni '80 e tutti ci prendevano in giro, dicevano voi notate cose, visto che siete lì a guardare al centimetro della temperatura dell'acqua che cade. Cioè le stagioni prima, l'autunno era autunno, l'inverno era l'inverno, adesso non ci si capisce più niente. Il mio professore di viticoltura diceva l'unica cosa gratis che avete in viticoltura è il sole. Dato che non siamo in Francia, dove il sole ce n'è poco e quindi stanno tutti lì a cercare, qui è bene che la pianta ne prenda più possibile e lo prenda bene. La pianta è come un pannello solare, quindi deve poter essere esposta al sole per produrre energia e quindi più tu esponi al sole più energia viene prodotta. Lì cosa sono? Pannelli solari? Sono pannelli solari. Ti piacciono? No, per carità, meglio che un'industria che fa cemento, Sì, non sì. dico mica. Però poi vedi cosa succede. Piove, smottamento in mezzo ai pannelli, si è distrutto tutto. Cioè i disciplinari influiscono anche sui sistemi di allevamento? Sì, assolutamente, insomma ti impongono determinate regole e anche queste secondo me bisognerebbe rivederle, soprattutto con questi cambiamenti climatici che ci sono, tutte queste problematiche che comunque iniziano ad interessare insomma le nostre aziende. Certo che io sono spaventata mica da ora, sono spaventata dagli anni '80. Ah sì? Non sono così piccola, ho 50 anni, ero alle superiori che facevamo casino perché sapevamo già che doveva succedere. Ce la discutiamo sempre tra di noi, che lo sappiamo. Con appunto il problema dell'alluvione sono entrato in campo la settimana scorsa a iniziare a pulire qualche cosa, era tutto abbandonato. Poi è iniziato a venire giù parti di bosco intere dappertutto, ho detto vado in casa. E quello puoi fare, cioè purtroppo quando lavori all'aperto devi, anche se non è facile, ma devi accettarlo, perché ti puoi disperare quanto vuoi ma non smette di piovere se vuol piovere. Ma finché non riusciamo a intaccare un sistema economico che è già intaccato, è finito, ma noi le codette le dobbiamo subire. Cioè, vedremo se si svegliano chi veramente lo può cambiare tra 50-60 anni, ma perché? Perché economicamente non converrà più avere il cambiamento climatico. Tutto lì, siamo ancora in quel ragionamento lì. Qua stiamo distruggendo il mondo, ci mancano pochi anni alla fine del mondo, non c'è la minima sensibilità di niente, lo spreco continua. Siamo ancora qua che dicono dai, entro il 2035 dovremo proibire i glifosati. Entro il 2035? Entro dopodomani dobbiamo proibire i glifosati. Le soluzioni ci sono, le alternative ci sono, il modo di fare c'è. Io sono una delle micro aziende che può testimoniare che ce la si può fare, anzi ti viene molto meglio. Adesso fino al 10 maggio sappiamo che una gelata ci può compromettere il raccolto. Perché ti rendi conto che fa 17 gradi oggi? No, lo so benissimo, ma me ne rendo conto, sì, ma io me ne rendo conto perfettamente. Il 25 dicembre ha grandinato, il 6 gennaio ha grandinato, sono tutti eventi. Però le persone sentono questo caldo a febbraio e dicono che bella giornata di caldo e sono contente, quindi meritiamo l'estinzione. Quando nel 2017 qui c'è stata una forte gelata, era maggio, abbiamo rischiato di perdere gran parte del raccolto. 30.000 candele accese in vigna tutta la notte, praticamente dalle 2 fino alle 6 della mattina, per salvare tutto quello che noi vediamo lì sotto. Con il climate change abbiamo la spinta dei venti da sud e non va bene, perché sono umidi, caldi e quindi malattia. Anche adesso che c'è maestrale, non è il maestrale puro, perché il maestrale puro, quella linea che c'è lì dell'orizzonte, te la puliva, invece è sempre che se la sta combattendo, capito? Che la spagliera alta sarebbe molto difficile da gestire a causa del maestrale che le butterebbe giù. Quindi qual è stata qui la problematica? Perché abbiamo visto che ad esempio qui sono caduti tutti i tutori, abbiamo perso, qui c'era una pianta a piede franco data da Carbonio 14 negli anni 2000 che aveva più di 300 anni, 3 secoli. Ha generato quelle tempeste tropicali che non erano assolutamente caratteristica peculiare del nostro territorio. E quindi l'alberata ha fatto da vela
contro il vento, e di conseguenza quello che abbiamo avuto è stato un crollo repentino di tutti i filari che si sono abbattuti a vicenda, perché poi erano legati tra di loro per avere una maggiore stabilità. Essendo appunto fatto a forma di anfiteatro, solitamente le due zone più rischiose da cui può venire la grandine sono la parte della Franciacorta, e quando si crea quella i problemi sono abbastanza impegnativi. Sono 2 anni che si produce molto poco, ma fa parte anche della legge della natura, sai, fa così. Quante bottiglie fai? Noi quest'anno non arriviamo a 50.000. Sai, c'è qualcuno che produce 30.000 bottiglie ora, noi ne facciamo 50.000 in un anno. Noi nel 2020 abbiamo raccolto pochissimo, alla fine abbiamo prodotto circa 70 ettolitri di vino in tutto, E perché è stata un'annata magrissima. Qui abbiamo rese che variano a seconda delle annate tra i 40 quintali per ettaro e massimo 60 quintali per ettaro, non di più. Io ho iniziato, la mia prima vendemmia è stata nel 2005 ed è stata ad oggi la peggiore vendemmia di sempre. Che è successo? È peggio del 2014, acqua dappertutto, raccolto niente, qualsiasi problema tu potessi avere in vigna era insorto perché c'era di ogni, buttato via un sacco di frutta, e sono quelle cose che ti fanno riflettere e dici vabbè, ma forse non è la mia strada, devo cambiare. La prima vendemmia. Se no hai il punto di vista opposto, cioè peggio di così non può andare, vediamo di migliorare un po'. Oggi è il 15 aprile e abbiamo avuto una gelata. Non è un lavoro, è qualcosa che va oltre e mai avrei immaginato. La vite, si chiama così in italiano, è proprio la mia maestra di vita. Bisogna imparare a accettare e a fare il meglio che puoi con quello che hai. E accettare una gelata dove il 50% è andato via, è stato lì per lì, vabbè sì, è successo ogni 20 anni, ma poi accusi il colpo e ti rendi conto che sei con le piante, non è una cosa distinta. Non è che io vado a casa la sera e chiudo la cantina e è finito, è qualcosa che ti rimane dentro. La vigna segue l'andamento climatico e quindi ogni anno che senso ha mettere l'annata su una bottiglia quando il vino è sempre uguale. Adesso si porta all'omologazione, adesso si dà importanza ai certificati. Non è la carta che fa il vino lo fa la terra. Io mi vestirei di api, sono femmine dolcissime, sono tutta la sapienza e la bellezza della natura.